binocolo che resta a casa nella sua custodia non vi farà osservare mai nulla. Invece un piccolo ed economico binocolo come il Nikon Spot-Star EX8x25 che costa 109 euro rimarrà sempre con voi e vi potrà regalare osservazioni indimenticabili. Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici digitali dal 1997 e come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. In questo modo ragazzi non perderete le prossime recensioni, le comparative e le prove sul campo. Se invece preferite leggere con calma tutti i dettagli tecnici, guardare le fotografie e ovviamente il test completo, trovate come sempre l'articolo integrale su binomania.it. Quindi io direi di iniziare subito dopo la breve sigla, quindi ragazzi sedetevi comodi, ve lo ripeto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo subito dopo la breve sigla, a tra poco. Oggi, come avrete compreso, vi parlerò del nuovo Nikon Spot-Star EX secondo 8x25, un binocolo compatto che costa 109 euro e che mi è stato inviato in prova dal distributore ufficiale italiano Nital. Viviamo in un'epoca in cui lo smartphone ha praticamente sostituito tantissimi strumenti che una volta portavamo sempre con noi. Eppure vi devo dire che c'è ancora un accessorio che continuo a ritenere indispensabile quando viaggio o faccio escursioni, un piccolo binocolo compatto. Per capire se questo Nikon fosse davvero valido, quindi non mi sono limitato come sempre a provarlo nel giardino di casa o davanti al computer. L'ho portato con me durante varie escursioni in mountain bike, nelle osservazioni naturalistiche e nelle classiche uscite che utilizzo abitualmente per testare i binocoli. Ed è proprio in queste situazioni che si comprende il senso di un prodotto come questo. La prima cosa infatti che colpisce naturalmente è la compattezza. Parliamo di un binocolo che pesa circa 300 grammi reali, quindi dopo pochi minuti quasi ci si dimentica di averlo con sé. Una volta ripiegato, come vedete, occupa pochissimo spazio e trova facilmente posto sia nello zaino sia nella tasca di una giacca oppure agganciato alla cintura con la borsetta specifica. Nonostante le dimensioni molto contenute è anche impermeabile, resiste a immersioni fino a 1 metro di profondità per 10 minuti e oltretutto è riempito in azoto, quindi non teme neppure gli sbalzi di temperatura che potrebbero comunque provocare l'appannamento nel corso delle stagioni. Vi devo confermare che mi è piaciuta anche l'ergonomia perché abbiamo un'armatura in gomma che offre una presa molto sicura e inoltre una volta regolata la distanza interpupillare si riesce a utilizzare il binocolo con naturalezza, anche se è comunque compatto. Anche il rotore della messa a fuoco, pur essendo inevitabilmente piccolo, è comunque ben dimensionato e facilmente raggiungibile con il dito indice, vedete? La messa a fuoco poi è risultata abbastanza fluida, anche se naturalmente non raggiunge la precisione e la morbidezza dei modelli di fascia superiore, come ad esempio il Nikon HG nella serie compatta. Per quanto riguarda la distanza minima di messa a fuoco, Nikon dichiara 3,5 m, ma durante le mie prove sono riuscito ad arrivare fino a circa 1,70 m. Questa è una situazione al limite perché a questa distanza compare ovviamente un leggero sdoppiamento dell'immagine, soprattutto poi per chi ha magari una distanza interpupillare piuttosto ampia. Nell'utilizzo normale quindi il valore dichiarato dalla casa è assolutamente corretto per avere una buona comodità osservativa. Ho verificato anche l'escursione della messa a fuoco verso l'infinito e vi devo dire che basta un giro completo della manopola per passare dalla minima distanza agli oggetti lontani. Nel complesso vi devo dire che Nikon ha progettato un binocolo semplice ma ben costruito, senza soluzioni che definirei particolarmente sofisticate, ma in realtà con tutto ciò che serve realmente per un utilizzo pratico sul campo. Passiamo adesso a descrivere la parte ottica.
Naturalmente, considerando il prezzo di acquisto di circa 100 euro, non possiamo aspettarci la presenza di lenti ED o di particolari soluzioni ottiche raffinate. Il Nikon Sportstar EX secondo utilizza infatti i classici obiettivi acromatici, ma devo ammettere, come state vedendo, che il risultato finale comunque mi ha convinto. L'immagine è piacevole, ha una tonalità di bianchi leggermente calda, una buona nitidezza e un contrasto che definirei assolutamente soddisfacente per questa fascia di mercato. Come ovvio non è il miglior binocolo compatto del catalogo Nikon, ve l'ho già confermato, quindi se cercate prestazioni ottiche di livello superiore, ragazzi, dovete orientarvi verso binocoli come il Monarch HG8x20, che però costa circa 5 volte tanto. E proprio qui sta il punto, perché questo binocolo non nasce per competere con i top di gamma, nasce secondo me per offrire uno strumento leggero, robusto e affidabile, ad esempio chi ama fare trekking, escursioni, viaggi oppure semplicemente vuole avere sempre un binocolo nello zaino. Mi è piaciuto anche il campo visivo. Parliamo infatti di oltre 8 gradi di campo reale, una caratteristica che rende l'osservazione molto piacevole e dà inoltre una sensazione di maggiore immersione rispetto a molti altri binocoli compatti. Ho apprezzato infatti anche il comfort degli oculari perché nonostante le dimensioni ridotte, come state vedendo, non ho mai avuto la fastidiosa sensazione di schiacciare il naso tra i due oculari. Questo, come sapete ormai, insomma, chi mi segue, è un problema piuttosto frequente su binocoli di questo formato. Inoltre la regolazione della distanza interpupillare è molto ampia, quindi lo ritengo adatto sia agli adulti sia ai ragazzi e ai bambini. Per contenere peso e dimensioni, Nikon ha scelto naturalmente uno schema ottico con prismi a tetto, come è prassi. La pupilla di uscita è ben realizzata, devo dirvi, è abbastanza circolare. Durante le osservazioni pratiche non ho rilevato particolari problemi riconducibili ai prismi o alla cera dei prismi. Per quanto riguarda invece i trattamenti antiriflesso, Nikon parla genericamente di rivestimenti multistrato, senza entrare però troppo nei dettagli, quindi non so se sono multistrato su ogni superficie ottica. Osservando direttamente la superficie degli obiettivi si notano riflessi leggermente verdi-violacei sugli oculari e più tendenti al verde sugli obiettivi. Ho effettuato anche la classica prova di specchiare il mio viso e il risultato conferma quello che mi aspettavo, perché i trattamenti sono assolutamente adeguati per un binocolo di questa fascia di prezzo, anche se naturalmente non possono raggiungere l'efficacia di quelli utilizzati sulle fasce superiori, quindi ad esempio l'HG, la Monarch M5 e M7. Del resto sarebbe irrealistico pretendere da Nikon che trattamenti antiriflesso di un binocolo da oltre 500 euro siano presenti su uno strumento che ne costa poco più di 100. Passiamo adesso alle aberrazioni ottiche, ve le dico in sintesi, poi leggetele nell'articolo. Devo ammettere che questo binocolo Nikon mi ha piacevolmente sorpreso perché pur utilizzando semplici obiettivi acromatici, il cromatismo in asse è molto ben contenuto e compare soltanto nelle situazioni più critiche, ad esempio osservando soggetti fortemente in controluce. Questa è una prestazione che per certi versi si avvicina a quella di alcuni binocoli commercializzati con le sigle HD o ED. Anche il cromatismo laterale aumenta gradualmente verso il bordo del campo, ma non l'ho mai trovato realmente invasivo. Un'altra sorpresa poi è stata la curvatura di campo, perché comunque a queste cifre mi aspettavo quasi un terzo del campo di vista totalmente inficiato. Invece il decadimento delle immagini, in realtà molto elevato, inizia verso l'85% dal centro del campo, quindi perde solo un po' di definizione nella parte più periferica, mantenendo comunque dettagli leggibili. C'è un po' di distorsione a cuscinetto classica e personalmente non ho percepito particolari effetti di palla rotolante durante il panning. Ho effettuato, come ovvio, anche qualche osservazione astronomica per vedere le aberrazioni e come prevedibile le stelle rimangono puntiformi fino a circa l'80% del campo, mentre verso il bordo inizia a comparire un po' della coma e anche un po' di astigmatismo, ma non è di certo un binocolo progettato per questo. Andate a comprarvi il Nikon VX 10x50. Vediamo adesso, ragazzi, come si è comportato durante le prove pratiche, che come sempre
sono la parte che preferisco e spero che le preferiate anche voi. Partiamo dal birdwatching. Naturalmente un binocolo 8x25 non nasce per chi trascorre intere giornate nei canneti, ad esempio gli ornitologi, o nel fitto del bosco alla ricerca di piccoli passeriformi in ombra. In queste situazioni un 8x42 ad esempio rimane decisamente più indicato. Dove invece questo piccolo Nikon dà il meglio di sé, sempre secondo la mia opinione, è nella modalità binocolo da avere sempre con noi. Può essere il primo binocolo di chi si avvicina al birdwatching, ma anche il secondo binocolo dell'appassionato più esigente o esperto, che effettivamente preferisce alleggerire lo zaino per lasciare spazio a uno spotting scope oppure a un teleobiettivo fotografico. Sarà capitato anche a voi. Durante alcune escursioni in mountain bike inoltre l'ho addirittura agganciato ai pantaloncini posteriori sfruttando l'asola della custodia, ed è stata una soluzione molto pratica perché più di una volta infatti mi è capitato di avvistare magari un rapace in volo e se il binocolo fosse stato nello zaino posteriore probabilmente avrei perso l'osservazione. Invece mi è bastato in un attimo estrarlo, portarlo agli occhi e osservare, ed è proprio in queste situazioni che si capisce il senso di un binocolo che definirei veramente compatto. Per ciò che concerne l'osservazione del paesaggio, quindi come oggi, questo secondo me è proprio il suo ambiente ideale, perché chi ama trekking o le escursioni classiche sa benissimo che una volta arrivati in cima viene naturale osservare i dettagli del paesaggio, individuare un sentiero lontano, un rifugio o qualche animale. E in queste situazioni vi devo dire che il Nikon Sportstar EX secondo è davvero piacevole da utilizzare. Certamente, come ormai avete presagito, non offre le prestazioni di un Monarch HG o dei più moderni binocoli stabilizzati Nikon, trovate tutte le recensioni qui sul canale, ma pesa pochissimo, costa pochissimo, occupa pochissimo spazio ed è sempre disponibile quando serve. Per le osservazioni al crepuscolo, ragazzi, non mi soffermo molto perché 25 mm di diametro non possono senz'altro fare miracoli e quindi un classico 8x42 rimane decisamente superiore. Rispetto all'occhio nudo si guadagna comunque qualcosa, ma non è certamente questo il motivo per acquistare uno Sportstar EX secondo. Lo stesso vale per il cielo stellato. Non nasce come binocolo astronomico, ha un diametro molto piccolo, ma questo non significa che non vi possa regalare qualche soddisfazione. Durante le prove infatti mi sono divertito a osservare la costellazione del Cigno, quella del Sagittario, oppure la splendida zona compresa adesso a nord tra Perseo e Cassiopea. Punto a favore è stata l'osservazione della luna piena, perché al centro del campo il bordo della luna piena era totalmente privo di cromatismo residuo. Le stelle, come vi ho anticipato, invece iniziano a perdere la loro puntiformità verso l'80% del campo, soprattutto quelle luminose, ma se consideriamo dimensioni e prezzo direi che il comportamento è assolutamente soddisfacente. Quindi più che un binocolo astronomico lo vedo come un ottimo compagno di viaggio. Pensate ad esempio a una vacanza in montagna, a una baita, a un rifugio, oppure a una serata in spiaggia con i vostri figli. Tirate fuori il binocolo dallo zaino e osservate insieme la luna, qualche costellazione o un ammasso stellare. Ed questa è una di quelle esperienze che secondo me valgono già il prezzo del biglietto. Riassumo ora i pregi e i difetti. Tra i pregi metterei sicuramente il prezzo. Oggi infatti con circa il costo di una cena in pizzeria con la famiglia vi portate a casa un piccolo binocolo impermeabile, riempito in azoto, compatto, leggero e comunque con un campo visivo di ben 8,3 gradi. Mi sono piaciuti anche il contenimento dell'aberrazione cromatica, la buona ergonomia e il rapporto qualità-prezzo, che ritengo infatti uno dei punti di forza di questo piccolo binocolo. Tra i difetti segnalo invece una luminosità inevitabilmente inferiore rispetto a un classico 8x42, questo lo vedrete anche nei test in digiscoping, uno snap test non particolarmente deciso e ovviamente una rese bordi non è degna di un binocolo con oculari asferici che costerebbe decisamente molto di più. In conclusione penso che Nikon abbia migliorato sensibilmente questa serie, mantenendo però un prezzo veramente molto competitivo. Aggiungiamo poi 10 anni di garanzia ufficiale in Ital e il quadro ragazzi diventa ancora più interessante.
Personalmente non lo comprerei come unico binocolo, ma come compagno di viaggio, quello sì, senza alcun dubbio. Infatti è uno di quegli strumenti che finiscono sempre nello zaino perché occupano pochissimo spazio e non pesano praticamente nulla. E lasciatemi chiudere questo video con una riflessione. Il miglior binocolo non è sempre quello più costoso, ma è quello che avete realmente con voi quando compare il rapace, il panorama e il dettaglio che desiderate osservare. Da questo punto di vista il Nikon Sportstar EX secondo 8x25, c'è anche il formato 10x, svolge egregiamente il suo lavoro. Io ringrazio come sempre tutto lo staff Nital, da Marco Rovere a Giuseppe Maio, per aver fornito questo esemplare e per avermi lasciato come sempre la piena libertà di esprimere le mie impressioni imparziali. Se volete approfondire l'argomento trovate la recensione completa con fotografie, test e tabelle eccetera su binomania.it. C'è anche la traduzione in lingua inglese. Vi aspetto inoltre sul gruppo Facebook, tutto ma proprio tutto su binocoli, sul mitico forum di Binomania, e inoltre ragazzi, se volete supportare il mio lavoro potreste pensare ad abbonarvi a Binomania Inside. Binomania Inside è uno spazio per pochi abbonati, grandi appassionati che vogliono sapere in anteprima informazioni esclusive, indiscrezioni, leggere comparative spesso atipiche e soprattutto il dietro le quinte del mio lavoro. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Insomma, un carissimo saluto a tutti voi, buone vacanze, buone escursioni e soprattutto buone osservazioni. Ciao ragazzi!